Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi cerco di rispondere alla domanda che mi è stata scritta da uno di voi e che però è abbastanza comune, quindi penso che faccia piacere anche ad altri ascoltare la mia risposta. Carlo mi chiede un consiglio perché ha un cavallo stallone che quando si avvicinano gli altri cavalli lui li vuole sempre scalciare e mi chiede se c'è un rimedio oppure, come gli è stato suggerito da qualcuno, l'unico rimedio è solo castrarlo. A lui gli ho già scritto una mail dove gli ho spiegato un po' di cose, però mi sembrava opportuno dare una risposta che fosse fruibile da tutti. Bene, ora che è andato via il disturbatore seriale possiamo parlare del nostro video. Praticamente quando si parla di stalloni, ma quando si parla in genere di cavalli, o chiaramente ancora di più quando si parla di stalloni, il senso del branco è molto forte. Quindi quello che succede quando noi tiriamo su un puledro è che lui mica lo sa che nel nostro mondo funziona in un'altra maniera e quindi pensa che il discorso del branco sia applicabile in tutti i contesti. E per un cavallo un branco è anche un branco fatto solo di due individui, per cui se io ho un buon rapporto con il mio cavallo, lui pensa che io sia un individuo del suo branco, quindi siamo già un branco di due. Quindi cosa succede in questi casi? Che è molto probabile che se si avvicina un altro cavallo che non rientra nei cavalli ritenuti diciamo amici oppure cavalli che sono ritenuti pericolosi per il nostro cavallo, pericolosi per lui o pericolosi per il branco. Pensate un po' in natura, no? Lo stallone che difende il branco da diciamo, l'incursione di altri cavalli all'interno del branco che potrebbero essere anche altri stalloni e che potrebbero andare a destabilizzare la piramide sociale che c'è all'interno del branco. La prima cosa che fa il cavallo tende a mandarlo via, soprattutto se si sente che ha questa carica. E quando è che lui si sente che ha questa carica? Quando non ce n'è nessun altro che se la prende questa responsabilità. Quindi se noi non siamo percepiti dal nostro cavallo come difensori, tra virgolette, difensori del branco, pensano loro a farlo. E in questo caso il cavallo di Carlo tende a calciare gli altri cavalli. Ci sono cavalli che calciano, cavalli che mordono, quello dipende da tante cose. Però fondamentalmente cercano di mantenere lontano gli altri cavalli dal suo branco. Quello che ci viene normale fare in questi casi è punire il nostro cavallo perché ha mandato via l'altro cavallo, perché nel nostro mondo una cosa del genere viene vista come una mancanza di rispetto nei nostri confronti e un'aggressività nei confronti dell'altro che si è avvicinato, soprattutto se l'altro cavallo è un cavallo che in quel momento è montato e magari abbiamo paura che dia un calcio alla persona che c'è sopra. Però per quanto riguarda la logica di pensiero del cavallo, quello non è una cosa che lui comprende, anzi in quel caso lì noi andiamo a rompere un po' il nostro rapporto con il nostro cavallo, perché lui lo percepisce come se noi siamo insieme all'altro cavallo o all'altra persona che si avvicina, e quindi è qualcosa che va proprio contro natura nella loro testa. Dice, come? Io stavo cercando di difenderci e lui mi mette pressione a me perché io sto cercando di fare la cosa giusta. Non mi torna questo. Quindi si crea uno scoramento tra il nostro pensiero e il pensiero del cavallo che se perseguito nel tempo poi porta a rovinare il rapporto. Magari otteniamo che il cavallo non fa più nulla quando si avvicina a un altro, ma non lo fa perché ci teme e non perché pensa che noi siamo dei bravi leader, che abbiamo tutto sotto controllo, per cui se si avvicina un altro cavallo e noi non facciamo nulla vuol dire che l'altro cavallo è un cavallo di cui ci si può fidare, vuol dire che possiamo farlo entrare nel nostro branco e non succede nulla. Sono due cose distinte, anche se magari all'inizio può sembrare una sfumatura, però c'è tanta differenza, perché nel primo caso il nostro cavallo ci teme e allora ecco che tende a non fare niente perché è paralizzato dalla paura o comunque ha molto timore che noi possiamo fare delle cose brutte nei suoi confronti se lui alza anche solo un sopracciglio perché viene verso di noi un altro cavallo. Ma nel secondo caso invece è il nostro cavallo che dice ok, se lo dici te
lui può entrare nel nostro branco, quindi abbiamo un cavallo che rimane rilassato. E nell'equitazione noi vogliamo sempre i cavalli rilassati, perché i cavalli rilassati sono quelli che ci danno, anche semplicemente da un punto di vista agonistico, le performance migliori e hanno la capacità di riuscire a rimanere razionali in tutte le situazioni, mentre un cavallo che è teso è facile che poi dopo caschi nel panico. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che quello che dovete fare in queste situazioni, se vi trovate in una situazione come quella di Carlo, è semplicemente quella di cercare di far sì che il cavallo capisca che avete voi tutto sotto controllo. Quindi se vi viene un cavallo troppo vicino, potete essere voi prima a bloccarlo e poi chiedere di entrare nel frattempo che controllate un po' il vostro cavallo, e quando il cavallo è vicino, l'altro cavallo è vicino a voi, l'accarezzate, date un premio magari all'altro cavallo, che può essere quello che volete, può essere anche semplicemente la carezza, e lo stesso fate con il vostro cavallo, in modo che lui cominci a pensare che è una bella sensazione. Quando entra un altro cavallo, voi avete tutto sotto controllo, perché siete voi che decidete se fermarlo o se farlo entrare, e poi dopo, una volta che è entrato, voi premiate anche il vostro cavallo. Piano piano questa cosa si tramuta in mi fido di lui. Io cavallo mi fido di lui perché se ne è accorto che sta entrando un altro cavallo, sta facendo qualcosa per gestire la cosa e poi finisce sempre nella maniera migliore. Cosa un pochino più particolare quando siamo in passeggiata e quest'altro cavallo ci arriva da dietro, perché a volte noi non ce ne rendiamo conto, e in questi casi dobbiamo chiedere al nostro amico o amica che montano l'altro cavallo di avvisarci quando è troppo sotto il nostro cavallo, in modo che noi possiamo a quel punto girarci e mandare via l'altro cavallo. Ci ho già fatto anche un video su questa cosa qua, magari andatevela a recuperare. E a questa maniera cosa succede? Che l'altro cavallo trova scomodo venire vicino al nostro, venire sotto il nostro. L'altra cosa che guadagniamo è che il nostro cavallo dice: ah, ok, se ne è accorto lui che l'altro ci veniva da dietro e se ne è occupato lui, quindi non me ne devo occupare io, quindi non devo schiacciare le orecchie, non devo roteare la coda, non devo calciare, perché tanto è lui che sta tenendo sotto controllo tutto. E la terza cosa è che l'altra persona che è dietro, dopo un po', smette di continuamente prendere il suo cavallo e tirarlo indietro, perché semplicemente il suo cavallo decide di stare indietro, in quanto se va troppo sotto a quello davanti c'è qualcuno che interviene, noi in questo caso interviene e lo tiene indietro. Sembrano cose semplici, ma non lo sono, perché è qualcosa che deve entrarci nella nostra abitudine normale, quotidiana, ogni volta che siamo intorno ai nostri cavalli. E però è una cosa di quelle che vi cambia completamente il modo in cui il vostro cavallo inizia a guardarvi e il modo, diciamo, la sicurezza con cui potete andare in giro con lui, sia da sella che da terra. Spero di aver fatto un po' riflettere su questo aspetto qua, perché è una domanda veramente molto frequente. Il mio cavallo calcia gli altri cavalli, il mio cavallo aggredisce gli altri cavalli. E questa è una cosa che in maniera così semplice, però dovete farla costantemente, piano piano fa scomparire questo atteggiamento e vi trovate un cavallo sereno anche quando un altro cavallo viene verso di voi. Magari all'inizio starà un pochino lì, come dire: devo fare qualcosa io, devi fare qualcosa te, magari vi guarda, vi fa una domanda. I cavalli quando fanno le domande vi guardano con le orecchie in avanti, e al momento che voi vedete che avete visualizzato la situazione, ve ne siete accorti e state gestendola, si rimette lì rilassato. Poi dopo un po' diventa la normalità. Spero avervi fatto riflettere un po' su questo argomento, e se avete delle domande in merito scrivetemele nei commenti, perché tanti messaggi mi arrivano che sono di questo argomento o comunque simili. E niente, noi ci vediamo in un altro video, e come sempre vi chiedo di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, e nel caso in cui vi piace approfondire queste cose qua e magari vedere anche delle lezioni un pochino più specifiche, un pochino più approfondite su questo programma, avete anche la sezione abbonati. Grazie per adesso e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong?